Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. E ben trovati in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io per correttezza premetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo, sono un giornalista regolarmente iscritto all'albo che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche. Ho fatto il mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho guardato numerosi video tenuti da psichiatri o psicologi, anche italiani, esperti in relazioni tossiche. La cosa più importante, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che, come me, sono state vittime di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video. Il titolo del video di oggi è Cosa odia sentire il narcisista? Allora, prima di iniziare ti voglio chiedere se per favore metti ai like a questo video così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se ti interessano i miei video dove parlerò sempre di relazioni tossiche con narcisisti patologici, cercherò di darti qualche consiglio utile, iscriviti al canale, qua sotto c'è un pulsante, iscriviti al canale così ti terrai aggiornata sui miei video. Ecco. Ti leggerò un articolo su cosa odia sentire il narcisista che poi posterò qua sotto nelle note ed è molto interessante per capire qual è il mondo dei narcisisti patologici, come operano, ma soprattutto in questo caso cosa odiano sentire. Il narcisismo è caratterizzata da una netta credenza nella propria eccezionalità. Tieni buono il concetto. Il narcisista patologico si reputa superiore a tutti, si reputa più intelligente di tutti e quindi lui non può essere criticato e nessuno si deve azzardare a dirgli no. Le persone di alta qualità sono convinte di essere migliori di tutti gli altri, meritevoli di attenzione e riconoscimento, quindi il narcisista si crede di netta qualità superiore agli altri e tutti gli altri lo devono lodare. Certamente non vogliono essere criticati o richiamati per qualsiasi loro comportamento scorretto, che diciamocelo a tutte, di comportamenti scorretti il narcisista ne fa bizzeffe, che ricordiamo il narcisista patologico può essere sia maschio che femmina. Forse è un parente a cui piace mettersi in mostra nelle riunioni di famiglia, punto interrogativo, magari un tuo parente vuole sempre essere al centro dell'attenzione? Beh, ti dico che potrebbe essere narcisista patologico. Produce quelle che crede essere patate perfette, ad esempio un parente che quando c'è da cucinare le sue pietanze sono migliori delle altre, ovviamente è un esempio, cioè quello che fa lui è sempre meglio di quel che fai tu, perché è sempre competitivo il narcisista, vuole sempre mettersi in competizione con te in questo caso, se sei stata la vittima, quindi sarà molto invidioso anche delle cose che tu raggiungerai, un narcisista patologico. Per quanto sia difficile per le persone con narcisismo accettare le critiche, è ancora più difficile per loro accettare un no come risposta morale. Se tu vuoi far incazzare un narcisista patologico, gli devi dire no. Cioè, lui ti fa una richiesta, te gli dici no. Semplicemente perché lui, nella sua grandiosità, vuole che tutte le sue porte siano aperte. Potresti avere un capo, perché ricorda che il narcisismo patologico può essere in tutti i settori della vita, quindi amore, amicizia, lavoro, quindi un capo narcisista patologico, un collega narcisista patologico e ovviamente in famiglia. Quando uno dei due genitori è narcisista patologico, ovviamente ti fa sempre sentire sbagliato, oppure può creare a sua volta un figlio narcisista patologico, quindi li puoi trovare in ogni settore della vita. Non oseresti criticarlo, persino offrire commenti costruttivi. E l'ultima volta che hai provato, diciamo, a criticare il tuo capo, in questo caso parla di lavoro, l'ultima volta che hai provato che non ti sia fermato prima per le eruzioni ragionevoli, quindi possono esplodere in grande rabbia se tu gli dici di no o tenti di contrastarli, quindi cosa odia sentire un narcisista? Un no come risposta. Lo distruggerebbe, riaprirebbe la ferita narcisistica sua, del narcisista, che è piena di vergogna, e ovviamente si scaglierà contro di te con tutta la rabbia possibile e immaginabile. Ci sono molte persone che con alto narcisismo non vogliono sentire un no come risposta, ad esempio, no, non puoi farlo, no, ti sbagli, oppure ancora peggio, cosa odia del tutto il narcisista? Sentirti dire no, non lo farò.
Quindi quando tu non esaudisci la sua richiesta, il narcisista scoppia in una rabbia incredibile. Se invece il narcisista patologico covert, quindi il coperto, quello che sembra una brava ragazza, un bravo ragazzo, ma ha tanto risentimento dentro, tenderà a boicottarti. Come farà? Cioè, se tu gli dirai no come risposta, lui ti metterà il muro del silenzio, il broncio, non ti parlerà dei giorni, oppure nel tempo te la farà pagare, se la ricorderà e ti cercherà di distruggerti quando meno te l'aspetti. Gli altamente narcisisti escogitano nuovi e drammatici obiettivi, la cui incapacità di avere successo può essere attribuita solo a condizioni esterne o nemici che tentano di ostacolarli. Quindi quando lui non riesce ad arrivare, il narcisista patologico non riesce ad arrivare all'obiettivo che si è prefissato, chiaramente lui dirà, le condizioni non erano buone, oppure ho trovato tanti nemici alle mie spalle che hanno tramato contro di me, perché ricordo, un narcisista patologico si sente invidiato da tutti e o dirà che tutte le donne gli corrono dietro, tutti gli uomini lo corrono dietro, quindi lui si sente, ha un ego enorme che deve gonfiare, si sente sempre al centro dell'attenzione e quando non raggiunge i suoi obiettivi non è per colpa sua o per demerito suo, no, è per colpa degli altri che non gli hanno permesso di raggiungere l'obiettivo. Se tu lo provi a criticare, gli dici guarda no, non è così, anche tu hai le tue colpe, ripeto, si scaglierà contro di te in maniera feroce. Da questa descrizione potresti pensare di poter facilmente identificare un narcisista nella tua vita. Confronta queste idee con elementi campioni, ogni elemento viene visualizzato, quindi le parole che un narcisista patologico dice sono io sono un buon leader, io ho una grande autorità, si sente un buon manager e crede che tutti quanti glielo dicano. Grandiosità, voglio davvero essere potente, dice un narcisista patologico. 4. Ammirazione e vanità, se governassi il mondo sarebbe un posto migliore. Potresti sentirlo dire quando un narcisista patologico, se dovesse governare il mondo, succederebbero dei casini inenarrabili. Ancora, esibizionismo, a tutti piace ascoltare le mie storie, sono al centro dell'attenzione, sono il mattatore della serata, tutti mi cercano, tutti mi vogliono, io sono ovviamente la persona migliore, sono il maschio alfa, quindi queste sono tutte parole che un narcisista patologico può dire e te devi riconoscerlo dalle parole e allontanarlo il prima possibile o allontanarla il prima possibile, cioè il narcisista o la narcisista. Se la persona in questione sembra adattarsi a questi elementi, allora ci sono buone probabilità che tu abbia a che fare con un narcisista patologico. Come affrontare quindi realisticamente le situazioni di questo tipo? Sai che cerca di preservare la tua sanità mentale, tieni buono il concetto. Cerca di preservare la tua sanità mentale. E come fai? Fuori, devi uscire dalla relazione il prima possibile, il prima possibile. Non ci sono cose che ti devono trattenere, non troviamo scuse, ma è impossibile, ho dei figli in comune. No, è possibile, perché tieni al minimo le relazioni, lo vedi solo lo stretto necessario e chiaramente quando hai dei figli comuni si cerca di preservare i figli, ma non devi avere niente a che fare con lui, cerca di vederlo il meno possibile. Oppure ci convivo, bisogna uscire dalla convivenza con i propri tempi, ma avere degli obiettivi chiari, cioè cercare pian pianino di uscire dalla relazione, perché un narcisista patologico ti distrugge e ti sabota. Allo stesso modo, se sfidi un narcisista patologico ti rischierai di creare divisioni familiari, perché il narcisista patologico parlerà male di te. Ricordati, un narcisista patologico ti farà terra bruciata attorno e cercherà ovviamente di contrastarti in tutte le maniere. Questa deve essere chiara come idea. Quindi, morale della favola, cosa odia sentir dire un narcisista? No, non lo farò. No, sei sbagliato tu. No, guarda, tu sei una persona che dovresti cambiare. Morale, un no come risposta lo odia, sentirselo dire odia completamente. Se vuoi saperne di più ovviamente sul mondo dei narcisisti patologici ti consiglio di leggere la nostra guida che è qui o qui, credo qui. Clicca, vai dentro, la prendi e ci sono tutti i sistemi che usano i narcisisti patologici su come operano, su cosa gli fanno
impazzire i narcisisti patologici, come gestirli e soprattutto come riprendersi dopo l'abuso narcisistico, perché purtroppo alcune persone stanno davvero male, soffrono di depressione, quindi ci sono dei consigli utili, diciamo. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita e ci sono molte persone che non sanno avere a che fare con narcisisti patologici che stanno molto male. Tutto qua, grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.